Buonasera a tutti, da me Struccata, dopo il viaggio Napoli-Milano, eccomi. E nulla, buonasera ragazzi, buonasera a tutti. Mi raccomando, come ben sapete, condividiamo la live, share the live please, compartimos la live. Support Zeoli. Niente ragazzi, sono a Milano nella mia camera d'hotel ad attendere l'indomani per lavorare, perché oggi è stato solo un viaggio di relax. Infatti il primo giorno che mi rilasso dopo tantissimo tempo, tanto tempo, mucho tempo. Come state? Come state? Come state? Come state? Io non ho una luce esageratamente fattibile perché ho un faretto che mi prende da sopra, i faretti sono micidiali, lasciamo stare. Ho gli occhiali perché io non metto le lenti a contatto tutti i giorni perché all'improvviso mi pizzicano gli occhi, sembra che tipo mi è entrato un vetro dentro durante alcuni giorni, quindi evito, dato che vorrei avere i miei occhietti belli, dato che devo tatuare e non vorrei rovinarli sinceramente. Infatti non so perché, ma ultimamente mi spaventa un po' con l'operazione, vorrei farmi l'operazione, però mi spaventa. Ovviamente vi porterò con me se dovessi operarmi, però probabilmente l'anno prossimo, quindi aspettiamo un attimo, attendiamo. Ci siamo 1700 persone, buonasera a tutti, buonasera. E in tutto questo non sono andata in palestra in questi giorni, però vabbè, c'è qualcosa, sta crescendo qualcosa si vede, piano piano, vedete? Qualcosa c'è, ma dobbiamo migliorarci perché non c'è del tutto. Dobbiamo recuperare una ottima alimentazione perché questi viaggi mi stanno mettendo un poco alla prova. Devo stare a sentire Antonella, devo iniziare a devo comprarmi tipo quel succo della macchina per i sottovuoti, così io metto là tipo tutti i cibi e sono sicura che per quei giorni lì c'ho tutto, ma non soltanto per quando viaggio, ma anche perché quando devo andare a lavorare, credetemi che non sempre riesco a prepararmi il cibo e a fare tutto perfetto, quindi devo andare a fare una spesa enorme e devo prendermi sto sottovuoto, così sono tranquilla che ho i cibi per almeno 2-3 giorni. E sto tranquilla perché altrimenti questo non lo facciamo mai crescere, ma non perché deve crescere esageratamente, ma perché si deve assottigliare per iniziare a far uscire l'addome che ancora non c'è del tutto, ma che prima o poi uscirà. Vedete? Sto facendo gli addominali da un bel po' di tempo, però non li faccio da sabato, gli addominali, cosa errata, però come fa? Io cerco di tenermi in forma. E questa sera, come potete notare, abbiamo la skincare routine with me, with Zeudi di Palma, una skincare molto approssimativa, però la facciamo piano piano la facciamo. Voi come state? Come state? Vediamo un poco, mi avvicino, lo so che sono è troppo però, sono strucchettigna. Durante i viaggi non mi trucco, è raro, perché fa male, tutto quello smog più il trucco. Mangiato? Sì, questa sera ho mangiato un bel tenerone, hamburger, non sapevo quello che fosse, con tipo sandwich con il pane integrale però con fibre tipo noci, semi, non si capiva, comunque buono, non era male. Più il pane era buono che il tenerone, però vabbè, dettagli. E poi ho sgarrato, devo ammettermi, devo fare mia colpa. Sul treno ti portano la cosa che fai, non tamagni, dato che bisogna affrontare un viaggio di 4 ore e mezza, 5 ore. Stranamente sono arrivata in orario precisa alle 4, però vabbè, comunque dopo penso di mettermi un poco bene, ho la bromelina nella tasca per domani mattina e dopo mi voglio mettere un poco, vorrei creare un post per la pagina zeudi.tatio, spero che uscirà qualcosa e non so se lo pubblico dopo oppure domani mattina.
valuto un attimo rispetto alle cose che riuscirò a fare, se riesco a fare un post. Buonasera a tutti coloro che si stanno aggiungendo adesso. Ho questo faretto proprio sopra, è orrendo, però siamo in un hotel, quindi ci dobbiamo far andare bene tutto. Capite? Oh, così la vedo tutta però. Che figo. Basta? Questo è l'outfit tutta da viaggio che dovevo per forza mettere perché nei treni è sempre meglio stare comodi. Anche se domani partirò con un jeans, però sempre molto largo, per forza, perché bisognava stare comode. Vi voglio far vedere un po' effettivamente la room della stanza. Room tour della stanza. Room tour, si dice. Vabbè, qua abbiamo una doccia che sicuramente userò dopo. Qua abbiamo lo specchio. Qua abbiamo la mia valigia. La felpa che avevo perché ho detto vabbè a Milano farà freddo, quindi nulla. Lì ho lo spuntino, una bella bananina con l'acqua, se dopo mi viene fame. E poi qua c'è il mio zainetto. Questo è lo zainetto che mi avete regalato voi, Zedi Tatu, è bellissimo. Qua ci sono io. E poi abbiamo questo terrazzino. Carino. Questo aspetta, buona stata trasico, un cardin ma vatta a me vuoi, ma se vuoi scunneu ne ruvaia. Aspetta. Ecco, ma vatta a me belle e buone da coccru. Guarda che pauri. Prima avevo meno paura, mo cagano un po' in io. Meglio sempre proteggersi. Mia sorella Fetta in Cerebro in Milano. Amo, sto in distance. Ho lavorato e chiamato e organizzato un qualcosa che poi vedrete in questi giorni. Ad ottobre vedrete un qualcosa di molto figo, perché ho organizzato una rodina molto carina. Poi capirete. Comunque vi piace questo room hotel? Mo' ci fare una bella skincare pre-doccia, pre-shampoo, pre-tutto, perché domani se lavora a travagliare, domani sta, è il travacco. Tomorrow I'll work, come si dice? Fatigrima, domani fortissima collab che vedrete in questi giorni su IG, quindi forse domani tutto può essere, o dopodomani, tutto può essere, quindi mi raccomando seguitemi come sempre su tutti i social, anche se sono stata un po' birichina oggi perché ho pubblicato poco, però alla fine entro sempre in live, quindi chi vuole mi segue. Dopo questo sclero e questo room tour della stanza dell'hotel, io direi di accingerci a fare la skincare with me. Bei Zeudi, una facito. Consiglio, non mi copiate. Allora, io ho preso questo cosetto che mi è stato regalato, ok? L'ho visto a casa, ho detto perché no, dato che domani viaggio, perché no utilizzare questa sorta di skincare. Ma questa skincare qua, vi dirò, che non si abbina per nulla al mio outfit di oggi, non matcha bene, non va bene questa cosa, dobbiamo comunicare al brand che non va bene. Vabbè, sto scherzando perché non è brandizzata, o quantomeno anche se non vi farò vedere, sto scherzando. Capiamo, questa skincare ha tipo devo farlo vedere. Allora, abbiamo il face peeling, ok? Poi abbiamo il day cream for sensitive skin. Poi abbiamo il for sensitive skin. Ovviamente la migliore skincare che ve lo dico a fare è quella di Realistil, quindi mi raccomando seguite la skincare di Realistil perché quello sicuramente è un tutorial perfetto, e compratevi la skincare di Realistil perché credetemi io mi sto trovando benissimo. Però
perché sto usando questo adesso? Perché sono usciti tipo questi pezzettini, e dato che sono malata di pulizia, ma già scegliamo una volta, perché rimane di malfa, dico, fatico, e quindi ma già scegliamo dopo capello. Questo costino spero che va, tutto a posto, questo cosa va, azzappiamo questo cosa cadì, e vediamo un attimo, ecco qua, io devo fare così, sul mio viso, devo far creare lo schiumogeno, e me devo lavare, sharia, raga, lavatevi, shariatevi, vi prego, lavatevi, almeno il ciatillo, consiglio mio, poi fate quello che volete. Abbiamo 3 testine, aspettate, poi ho portato anche, come ben sapete, per sotto gli occhi ci sta anche questo, tutti i colori, tutti i colori. Ah, lo stavo tirato così. Ah, lo tengo in mano. Cioè, ma nel treno ci vedo 2, no? Questi chiusottini, eccolo. Sono delle morbide. Comunque non so se notate, ma mi stanno crescendo le unghie. Perché voglio fare la diva. Voglio fare la diva, mi devo fare le manine finalmente con quelle unghie della casa che da poco arrivavano qua. Erano super più corte, finalmente sto ritrovando la mia pace. Allora, appena vedete le mie unghie fatte belle curate, significa che sto bene. Appena vedete le mie unghie corte, significa che non ho tempo, sono stressata e c'ho una vita che non mi sta totalmente riempendo e facendomi stare bene. Oddio, almeno in parte. Va bene? Lavatevi. 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 Allora, respiriamo. Respiriamo. Ehi, oh loca, però oggi si abbina a me. No, però mi dà fastidio. Mi dai fastidio. Ma sembra di fastidio sto coso. Eccomi. Ma già fanno shampoo, che ve lo dico a fare, ho portato tutto. Ho portato tutto, todos. E nulla. Vi voglio prima leggere però, prima di fare questa skincare, così non mi vedete soltanto insaponarmi costantemente per una mezz'oretta. Allora, perdonatemi il visino, ma questo paretto mi sta uccidendo l'anima. Ma è scordata la luce. Ma sei forte. Tu, guarda, Cristian. Forte. Ma Cristian, è credo, ma è emozionato. Ci sta un maschietto nella mia live. Si respira zezé, Tamara. Bella ragazza, ma questa sera stiamo a Milano. Camera d'hotel, sempre. In realtà sarei voluto uscire, fare un aperitivo con gli amici, per oggi, ma sinceramente... Ma sto andando alla città, ma chissà da stressare, io tax, via, metro, e io domani devo lavorare, non se mai succede qualcosa, quindi sto nella cameretta, e ho detto, mo stasera sto tranquilla, e se mi vedete così perché sono rilassatissima e sono al top. Grazie Ramone R110! Che ogni volta che pronuncio il tuo nome pare che dico un nome della radio. Sembra che pronunci un nome di una radio, Ramone R110. Grazie. Votate Break Tudo, mi raccomando, che fino all'anno prossimo forse ci arriviamo a vincere. Chi lo sa? Chi lo sa? Come si dice? Chi vorrà vedrà. Come si dice? Mancano 2 giorni. 2 giorni, lo votate. Uè, votate Break Tudo che mi vincere, forza! Forza! Oggi GGG è in modalità Ferrari. Ferrari, faccia questo bene. Ferrari. Oggi Ferrarissima. E che ve lo dico a fare?
carica, 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 carica. Anzitutto per fare la skincare mangio la sta anni. Come ben sapete faccio il Rings Tour, si dice così? Che faccio? L'anello della mia mami che ho da quando ho 12 anni, sì, io a 12 anni avevo questo anello sul dito, voi direte tu sei pazzo, no, a 12 anni ero già così. Già così come mi vedete, da quando ho 12 anni, alta così, 1,72 di femmina, da quando ho 12 anni. Le superiori le ho iniziate con l'agnello, no, le medie forse, ma stavo ancora alle medie. Comunque con l'agnello di mia mamma, che poi in realtà questo è un anello che mio zio Enzo ha regalato a mia mamma e mia mamma me l'ha regalato a me perché ha detto tu dai questo anello a me, è troppo bello. Io a 12 anni ho già rubato l'agnello a mia mamma e questo anello so per dove era un pantica, quindi ce l'ho da un sacco di tempo, questo anello qua. Ma tu, cioè, voi mo pensate a me, normalmente ci sta, no? Questo anello che è bellissimo, tutto a posto, ma non per il valore, perché mi piace, proprio perché non è questo valore esagerato, mi piace, ce l'ho da quando ho 12 anni, perché mia mamma, niente, comunque era un panda che se lo perdo, quindi è impossibile che io lo perda. Già l'ho perso 2 o 3 volte nella mia vita, però sempre ritrovato, perché non stiamo a no. Poi, c'ho l'anello vostro, che è bello arcobaleno come piace a me, come per Rainbow, come piace a me. E poi c'ho questo anello qua che, come già vi ho detto, questo è un anello importante perché non lo so se lo terrò sinceramente o è solo un periodo perché mi sta venendo questa capata, perché a me vengono le capate degli anelli, poi li tolgo, poi li metto, poi li tolgo. Però questo qua non cambia mai, questo qua penso che allo stesso modo non cambierà mai. E questo qua invece è l'anello che già ve l'ho detto, se mi fidanzo io levo una preta, tolgo questa preta dell'anello e me lascio io solo perché sono oro, sono solare, e l'altro glielo do alla mia futura dolce metà, capite? Quindi questo è il Rings Tour inventato da me. Poi quando si separerà significherà Zeudi sta senza l'anello, o l'ha già perso o m'ha già messo a famore, come si vuol dire a Napoli. Capite? O mo tenghi a vita, sta qua sul dito, o perdo speranze e faccio basta, non voglio avere più niente, mi tengo questo e quando perderò le speranze sull'amore significa che questo non tengo più. Oppure mi sono scocciata di tenerlo. Va bene? Perché è bello e buono se stacca, faccio stare a scena, quindi aspettiamo un attimo, capiamo. Capite? Grazie Stefia. Allora, mo iniziamo la nostra skincare. Andiamo prima a lavaggio, face peeling, penso secondo me è l'ultimo, face wash, già wash è tipo pulire, quindi secondo me di vederci sicuro. Grazie Maria Slagno, grazie. Belinda, grazie. Zeo Diners, avete capito tutto stasera, ti amo Ze. Anello è per noi Zeo Diners, ormai siamo le tue fidanzate. Prego, stasera tutta per voi. Maro, Venni, io se mi fidanzo... Allora, è impossibile, raga, praticamente se mi fidanzo 100 lo venite a sapere stesso in quel momento, perché è impossibile che io mi fidanzo e voi non sappiate nulla. Sono sempre da live, sono sempre live, la maggior parte delle volte. Cioè, capite? Uno come sai che lo sta a Milano? No. No, non è mai successo, mai accadrà, sinceramente. Andiamo avanti. Andiamo a rimuovere gli anelli. Li mettiamo qua. Siamo sicuri che non li perdiamo. Fa così che Zeo di domani vado veramente... Forza, l'orologio, togliamolo.
Togliamolo. Ho messo tutto qua. Vedete? Ma non sta pellicola privacy mi fa vedere mai niente. Libera da tutto. Andiamo a toglierci gli occhiali, che se io mi tolgo gli occhiali io non vi vedo. Non vi vedo, vi vedo, non vi vedo, vi vedo, ma mi gira a capo, quindi me li metto, però 0 velocità per 5 stasera, sì, ma io sono così, in verità sono così. Sono così. Ma mettiamo un po' che musica. Ma come la metti sta musica? Con l'iPad? Aspettate. Io mi porto sempre l'iPad del lavoro appresso per fare i progettini, capite? Un po' che detate, cangoppo, vero? Allora. Sta non ci serve. Ogni volta che pensa a sta penna pensa che quando l'ho già persa in Brasile, mamma mia. Allora. Io a Lisbona la penna in Brasile. Vabbè. Grazie Emily. Ui, si è scato, cosa accade? Guarda. Ma abbasso un po' però perché è un po' troppo alta sta musica. Amore, de chiocca. Va bene così? Chi si è rubata la penna in Brasile, ne? Voglio il colpevole. Voglio la mia penna. Che bello questo! Grazie Ramone R110. Sembra... Oddio, a parte che non l'ho mai visto. Non mi ricordo che voi me l'abbiate mandato. Comunque è troppo bellina questa tigre. Troppo. Ve lo giuro, bellissima questa tigre. Ma è una tigre? Magari non un leopardo. Non è un leopardo, quale tigre? È un leopardo. Il leopardo c'ha le macchie. No? Quello c'ha le... È un leopardo. Avevo ragione io. È un leopardo. È un giaguara. Un giaguaro, forse è vero. Crei sto coso, un giaguaro, un leopardo. Ramona, che mi hai mandato? È un giaguaro. È un giaguaro. Io Fatina. Io questa sera sono una fattina. Sta cosa che mi fate morire che mi mettete gli effetti addosso. Io mi sono abbinata all'hotel. Parliamone. Questo è un toro. Lisad 795, grazie. Abbiamo Pegaso. Teque. Thank you. Allora, nu Gepard, nu toro, nu Pegaso, nu gattino. Abbiamo tutto. Prolione, tutto questa sera. Para la barche Noè. Mosè, quale Noè? Mosè. Noè. E Mosè si aprono le acque. Mosè, quale Noè? Babbo Noè, Mosè, comunque avete capito. Ah, era giusto Noè. L'arca di Noè, allora ho detto buono, ma no, ho detto no, come che le Mosè che sarà nell'acqua. Ma non è la stessa persona che può fare trasi tutti gli animali. Ma no, io proprio quando ci fa tu batte, come si chiama, la comunione.
Io non ci ho studiato. Belli là che catechist. Non capivo niente. Da quel periodo della vita mia non mi trasevano né cose in capo. Questo è l'archezeudi. Capito perché? Quando ero piccola non mi trasevano né cose in capo. Non capivo. Mi distraevo, tenevo... Che l'ho fatto la distrazione, ma ve lo giuro io non capivo niente. Ho iniziato a capire alle medie. Ma che osava perché? Alle medie sono diventata bravissima a scuola, non che alle elementari non lo fossi. Però non mi trasevano, mi distraevo. Poi dalle medie, switch. Superiori, ancora di più. Non so perché. Ma non mi trasevano, cioè io pensavo a tutt'altro. Pensavo alle favole. Pensavo, ma che pensavi? Boh. Non mi fa niente. Forse perché non mi fa niente. Niente, ma pure voi alla vostra età. Io tornerei a Napoli. Domani. Un piccolo... come si dice? Stop. Piccolo stop. Piccolo step. Magari oggi parlo al contrario. Piccolo stop. Ma a Milano cosa sei andata a fare? Lavoro? No. Ha detto, ma va come a Milano, andare a stanza all'hotel, sclerare un poco e poi me ne torno a Napoli. Ma ci pensate? No, no, sto scherzando. Non sono andata, non sto qua per divertimento. Anche se oggi me la potevo prendere, scialla, però no. Sto qua perché domani ho un lavoro qui a Milano e quindi di conseguenza ho detto, onde evitare che succeda qualcosa, rimango in stanza all'hotel. Do you understand me? Ok, go. Vabbè, iniziamo questa skincare. Mi lavo un attimo sta faccia. Io ho struccata questi baby baby hair. Cioè voi capite che io così non leggo, ma mi devo mettere così perché sono ciocata. Comunque c'ho gli occhi uguali alla maglia. Almeno che sto colore. Tra la mia famiglia con gli occhi chiari, poi bello e buono, mia mamma ha deciso di farmi gli occhi marroni. Ho detto, vabbè, almeno la forma è un po' decente. Potresti fare un vlog del backstage dei tuoi lavori e pubblicarli quando puoi? Va bene, va bene. Oggi è quello che in realtà stavo pensando a questa robina, lo sai? Lo sai, no? Edit. Oh look, edit si chiama proprio come che le caccia farò. Li dovrei editare. E che è un problema. Però penso di sì, lo farò. Penso proprio di sì. Carmen non c'è. Carmen non c'è. Non è venuta a Milano. Carmen sta a casa con Giorgio. Pegaso, TT069, grazie. E grazie anche a Dot. Cioè, voi vi rendete conto che è passato mezz'ora? Ma come fa a volare il tempo? Ma come è possibile che il tempo vola? Immagino cominciate sta live. Ma è possibile? Io non capisco. Io non capisco, raga. Mezz'ora, che oggi fate niente. Ma che è? Ah, il mio braccio.
Registrerai altri balli su TikTok? Sì. Sì. Però non so. Probabilmente se li farò... Forse domani ne farò uno. Forse domani ne farò uno. Sì. Probabile. Me lo sto dicendo tipo da un sacco di tempo, però non trovo mai il tempo. L'avrei potuto fare oggi, ma ho deciso di rilassarmi. Quindi domani. Domani penso di sì. Non pubblicarli la notte però. No. No, così non lo faccio. Così non penso. Così no. Però domani... Così solo in live. Solo in live. Così. Perché in live sempre mi avete vista così, così. Però... Questo già sta... Vabbè, 94 dura bene. Domani sì, devo pensare a fare un bel... d'accordo. Sono d'accordo. Comunque, devo fare una cosa. Devo prendere un bicchiere e mettere la bromelina dentro per domani, che metterò qua. Se metto di qua davanti al Duomo. Amo! E tu pensi che io tengo tutta la giornata a disposizione? Domani devo lavorare. Non lo so dove lavorerò, però domani devo lavorare. Quindi non credo davanti al Duomo. Ma no, vedo il Duomo da un sacco, ma quanto è bello il Duomo di Milano. Bellissimo. C'è pure il Rinascente lì. È rinascente. Bello. Oggi è Lesbian Day. Ma veramente oggi è Lesbian Day? Ma è quanto il Colosseo? Non mi morite, perché mai mi già mettere a fare TikTok a nanza o dove o Colosseo? Però lo dovrei fare effettivamente. Ti vedo super magra. Amo! Io sono sempre stata così. A quanto in grugi c'hanno? Sono proprio cambiata. Posso mettere 4 kg in più, 4 kg in meno. Sono proprio cambiata. Posso mettere 4 kg in più, 4 kg. Sono in live. Ma scusate, lo chiamava prima. Ma no, si faceva un fatto. Dopo lo chiamo, non l'ho chiamato più. L'amore mio mi dà per dispersa, perché fa... Chissà che c'è successo. Ma lo chiama mia mamma, sicuro. Non sto scherzando, non penso, però... prima avrei dovuto risponderlo, ma scordate, facendo un fatto, devo richiamarlo, ma scordate, mi fa la videochiamata. Devo di suona funk brasiliano. Qua non si può mettere, perché altrimenti l'avrei messo qua, avremmo fatto 2 ballori insieme, però non si può mettere. L'ultima collaborazione è stata molto speciale, visto? Avete visto, raga? Ultima collab con Rila Steel, pazzesca. Pazzesca. Chi non l'ha vista, andatela a vedere. Ne vale la pena. Adoro come ti sta questo colore. Infatti io sono tutti questi. Io sono questo colore qua. Rame, marrone, verde militare. Io sono questi colori da militari, sì. Sì, io sono questi colori qua. Mi stanno bene. Non ci vedo niente, ma ci faccio la volta finendo l'umore. Se è autunno, io sono super autunno. Le mie sono, come stagione, sono autunno. Infatti questo è il periodo buono per fare qualche fodigna, fatta bene, autunnale. Mamma, vita mia, Cora, mia mamma che è tornata da lavoro e sta guardando la mia live, vita mia, vitamina, mia mamma dice, ma Rosa, stai parlando a 40 minuti a mamma, tu fai se non sta skincare,
Comunque non so se avete notato, tengo 2 lentiggini, solo 2. Una, 2. Non ho capito perché ho queste 2 lentiggini qua. Pure simmetriche, che sembra un po' più però. Da quando mi abbronzo si vedono tantissimo queste 2 lentiggini. Vabbè, io mi sciacquo un po' la faccia, aspettate, asciugamano. Ma guardate quanti gli hacker stanno volando a cadint. Ma io mi era portato asciugamano e mi mangio sculpato. Tra un mese faccio 24 anni! Guaiati! Sto scherzando, no. Per fortuna no. Ancora. Allora, abbiamoci questo visino. E ovviamente, sapevo solo di che sarà la su cosa. Sto combinando. Ovviamente su cestina ruaccare o cestina terra. Andiamo bene. Ah, 3 euro. Dimmi. Allora, voglio fare una cosa. E chi se mi scippa la faccia? Togliamo le impurità. Bellezza della natura, Patti! Come stai? Oh mamma mia, aspettate. Questi non faccio pure un sciambe, eh? Aspetta, Patti. Dopo me lo devo fare, però. Ma no, mamma sa che vogliamo te capire in due cose. Patti, come stai? Quindi tu sapore un mo'. Zitto tu. Madonna. Fronda. Detergere bene. Questa zona, ricordatela. Qua. Tutto bene, Vatti? Non parlare perché altrimenti le vedete in bocca. Faccio la laghetta, Camille. Sto fare il laghetto a terra.
Ah, guarda, già vedi la differenza. Non vedete già la differenza rispetto a prima? Ma di me sembra un uomo indigeno. Me le grattavo via. Di qui in Brasile facciamo la doccia almeno 3 volte al giorno, è importante. Lavori che mo tutti i brasiliani si fanno la doccia 3 volte al giorno. Ma chi ci crede? Però sì, cioè, spero che per voi che vi laviate, se già lavate. Distorsione viso fatta. Vedete la lucidina? Vedete che sono lucidine in fronte? Ecco. La mia pelle non è neanche nelle mie migliori condizioni, sinceramente. Vabbè. Ma andiamo? Ma no, perché? Ma su Coppe Skincare non vanno scrivere 1, 2, 3. Ma no, non me faccio una skincare, scrivo numero 1, numero 2, numero 3. Capisci che la gente è ignorante come me e non lo sa, ma faccio una skincare. Numero 1, non metto anche nome. Numero 1, numero 2, numero 3. Numero 4, numero 5, numero 6. Ma no, che c'è? Ma qualcuno che fa? Numero 1, numero 2, numero 3. Ma annuncio importante per il brand. Statelo a insegnare a me. Marketing. Non so cosa sia neanche il marketing, però so che il pubblico cosa vuole. Fate le skincare con numero 1, numero 2, numero 3, numero 4, numero 5. Statelo a insegnare a me, perché così se la comprano tutti, perché la gente non capisce. Io non capisco, non capisco. Quindi, date che sono ignorante, ok? Per allargare il pubblico e prendere anche il pubblico ignorante come me, fate skincare numero 1, numero 2, numero 3, numero 4, numero 5, numero 6, numero 7, numero 8 e 10. Basta. Io so che ho fatto bene i passaggi e sono a posto. Non mi mettere a pensare al principio attivo che sta là, che là, tu devi fare. Ma chi è? Hanno bussato alla porta? Ui, ma chi è? Ui, hanno bussato a me? Ma chi è? Ma ero quando ci vedo vado in panico. Ma era a me. Poi. No, non penso. Mi pare. Prego. Prego. Ah, come lo manca. Comunque, siete d'accordo con me con la cosa della skincare? Quando tutto si fatto e poi fanno mettere un numeretto. Un numeretto. Boh. Se la comprerebbero tutti con i numeri, perché sanno che va così. Io mi accattassi, sincero. Voi no? Questa musica sotto fantastica, dici la verità, vatti! Ho rubato. De corsa, zè. Hai visto? Ho improvviso la mia skincare. Tichita, tichita. Camera. Tichita, camera. Comunque se in questa tele faccio così. Nell'altra stanza era la porta. Comunque quando la maestra faceva, come noi prendevamo in giro le maestre, facevamo. La maestra faceva prego. Stessa cosa, se uno bussa alla porta di là, nella mia testa ha bussato a me. Quindi era pure. Capito?
Avete sentito la botta della noce del mio collo? Zevedi, per favore parla in italiano, non ti capiamo molto bene, per favore. Va bene, parlerò soltanto in italiano. Italiano, parlerò soltanto in italiano se non mi capite bene. Perché se parlo italiano non è la mia lingua è il napoletano. Quindi cambio personalità, divento più seria. Parliamo italiano. Siamo, se non capi, mi vattene. Facciamo prima il peeling o allora, prima face peeling o day cream? Sondaggio. Perché sanno mettere il numero con passi crema. Con passi fatti, si gel, si sapone, non si capisce. Gentilmente possiamo fare un sondaggio dove mi dite se mettere prima la day cream o la face peeling. Amo, parla come ti piace di più. Ramone R110, tu sei nel mio corazon. Corazon. Tu eres nel mio corazon. Gracias. Muchas gracias. Qua. Tu stai qua. Uè, ma la mia fidanzatina virtuale, da quanto tempo non la vedevo? Chi me la manda? Mia fidanzatina virtuale. Peeling. Sapevo che la crema viene sempre rup. Però volevo una certezza. Un beso, Ramona. Grazie, Vale. Mia fidanzatina, vuoi troppi baci però no. Troppi baci però no. Zavedi parla meglio il cinese. Meglio il cinese, è vero. Sicuro. No, beh, io l'italiano lo conosco benissimo. Ma su lavandini che bello ci vengono in grip. Ma questo lavandino che all'improvviso inizia a fare dei rumorini ambigui. Scriccioline gelosa. E di chi? Scriccioli e di chi? Credo ci stanno sciuca. Nella mia vita in generale. Arabim pure che sta creme. Questo peeling. Questo face peeling. Ce la facciamo per di panno. Non rispondere, non ho letto. Fa freddo? Fa freddo a Milano? No, non tanto. Faceva più freddo l'altra volta. Non tanto, raga. E come sta cagando a Milano? Il meteo cambia. Per questo mi vesto a cipolla. Uè. Welland. Ah, questo è tipo scrub. Noi l'abbiamo messo un po' qua, però mettiamo un po' sopra quella rotellina. Ci sono delle petre dentro, delle piccole petre. Sei andata a me a fare un bel massaggio? Sì, l'ultimo massaggio che ho fatto è stato alle Seychelles. Basta poi. Parliamo del marzo 2024. No, sì, marzo 2024. Ma io in realtà ho anche delle spa regalate da voi, Zeldinet.
Ma una l'ho regalata perché stava scadendo, quindi ho regalato un vostro regalo e mi dispiace, ma altrimenti meglio che se la faceva qualcun altro che poi scadeva. E l'altra, non so se le altre sono scadute, però sinceramente una giornata alla spa me la voglio andare a fare. Io l'ho detto pure a mamma, vorrei fare una giornata alla spa con lei e fare tipo dei contenuti o una live addirittura. No, non lo so la live, però capiamo. Dei contenuti forse sì. E l'ho detto, ci dobbiamo organizzare. È che lei lavora tutta la settimana e poi come la classica mamma napoletana nel weekend vuole fare le pulizie alla grande nella casa e non si riposa mai. Infatti volevo valutare, magari questa domenica vediamo un attimo, ci andiamo. Annuncio a Mary Rose, domenica vorresti andare a fare una spa? Aspettate, questo è un altro pallino davanti, cioè le sedole più morbide questo qua. Incredibile. Uè, che è sto pelo qua dentro? Non mi piace. Davide, salutami le opinioniste, ti prego. E chi sono questi opinioniste? Ma perché stanno le opinioniste nella live? Non ho già capito. Fatemi capire. Ma che è stupida. Ho un'ipala. Fanno due, un gruppo. Ah, ok. Le mamme quando puliscono la domenica è meglio scappare. Io vi dico soltanto che la domenica mia mamma aveva scoperto che mio fratello aveva perso la forchettina del recipiente dove si mette il cibo. E che ve lo dico a fare? Mezz'ora del recchio e si non sciaurato, mi pezza la forchettina. Io mo quando vado a lavorare in che comodità. Ma non era per quello, perché poi alla fine io ce n'ho accattati 100, no? Cioè, mi fa male all'anca. Ce n'ho accattati, ma anche lei si le compra. Il punto, niente, si era fissato con quella forchettina, volevo che la forchettina. Si stava sfogando tutto lo stress la settimana con anche la forchettina. E a un certo punto, infatti non lo so, ho fatto un video di nascosto. Però a un certo punto ho detto, ma no, mi inizio a levare sto video, sennò veramente sono cazzo, caso c'ero 48. Quindi poi alla fine tutto il video, lei non lo sa, ma esiste un video di questa forchettina. Poi te lo manderò, ti farei tante risadine, mami. Comunque si va sfogando troppo a sangue, perché la forchettella. Troppo. E che faccio? Io ridevo, perché poi mi viene da ridere quando non c'ha pizzi, quando poi c'ha pizzi per malosa io. Povero Gio, comunque Gio, perché Gio, essendo comunque che non ci tiene molto a sti fatti, però ovviamente se io ti presto una cosa effettivamente me la devi portare indietro, c'ha ragione mia mamma, perché diciamo il contenuto di base ci sta, però il modo in cui lo dice a volte mi fa morire, perché poi si mette la mezza giornata o quella mezza, che è stata mezza giornata, perché poi quando è arrivata mia sorella è che ma pensa fu cutello, ma no, e se che la fu cutello, che c'è tenuto tutta la domenica. Che è la stessa, praticamente questo recipiente con la forchetta e il coltello di plastica attaccate sul recipiente. Nulla mi sa scatto buono, l'avrà perso chissà dove. E comunque si è persa la fucutella. Mia mamma, tutta la mezz'ora, ma no, fucutella, si bruciava, fucutella. Si è sfocato tutto lo stress della settimana sulla forchettina. Però poi alla fine, poi c'è passato. Però l'ha ricordata a mia sorella che Giuseppe ci ha pensato la fucutella. Ah, questo è meglio, vedete? Zeminem. Stasera sono Zeminem. Questo è anche molto piacevole. Wow, questo è super piacevole. Qua. Scegliete bene qua. E qua. Non dimenticatelo. Ci sono anche le sopracciglia. Anche se si spenderanno tutte perché le mie sono sopracciglia naturali, normali, e quindi per questo si spellano. Vedete le mie sopracciglia adesso come sono? Guardate, vedete, prendono forma propria le mie sopracciglia. Cioè, guardate le mie sopracciglia!
Uè, acqua! Poi dice perché uso il gel, che so qua la pilla, insomma, sopra il gel. Qua tengo una mezza vertigine. Il fronte, mi raccomando. Il nasino. Di solito si accumulano i punti neri. Dove sta? Vedete? Se sta purcutella, ancora sta purcoletta. Dove sta? Io non ce la faccio, ve lo giuro. Le labbra, i contorni che si accumulano, i puntini, tutti. Non ci può pensare, raga. Non ci passa sopra per il rosso. Lei la forchettina. Comunque io farei volentieri dove sta? Io farei volentieri lo scrub a qualcuno qualcuno che tipo c'ha la faccia che dico ma no ci facesse un bello scrub a tutti i maschi che accumulano più impurità sul viso, non che le donne non che ho visto donne che stessero anche peggio dei maschi, però alcuni maschi che accumulano molto più sporcizia ma no, come ci facesse così arrottata proprio. Mi piaceva tanto, e stava tutta la rosa. No, ma puoi inviare gentilmente una foto di questa cosa che lo devo mettere su Twitch così capiscono dove sta questa forchettina. Di che forchettina parliamo? Intanto che stavo flexando il mio braccio perché così sta in scena. Oh, Purtual! Da mandarino sta diventando Purtuallo piano piano. Ah. Bella lavata. Bella, mi piaceva tanto. Ultima, questo non devo andare però perché è elettrico. Non c'è plastico, pure che è waterproof, non ci penso proprio. Comunque, raga, la forchettina di mia mamma è andata. Cercasi la forchettina di Mary Rose. Mi dà un attimo la faccia. Ah, e quando vi lavate la faccia, fate, lavate pure le orecchie. Lavatevi pure le orecchie, se non si è sentito. Importante. Ah, rinata praticamente. Skincare Real Steel, sì raga, la migliore è la Real Steel come potete notare. Però volevo utilizzare qualcosa. Comprate la skincare Real Steel, raga. Real Steel, ma anche da piccola, l'ho sempre utilizzato. Mia mamma l'ha sempre comprato Real Steel. Ah raga, ma ora guardate la mia pelle, è ancora meglio. Ma hai sentito Rilassil? Com'è da piccola che lo uso Rilassil? Infatti quando mi hanno proposto la collab ho detto subito sì. Sempre usata Rilassil, infatti. Il mio polso che fa così.
Sento il profumo da casa mia. Comunque ho tolto il primo stato di pelle, infatti si vedono di più le lentiggini. Guardate. Allora, adesso mettiamo la day cream. Prima però la apriamo. Stunga 3 euro lua stu cosa ca vicino. Ah, alzato. Proviamo a toglierlo. Comunque mi diverte troppo fare live con voi. Ma che se si mette solo come crema e basta. Fatemi capire. Beh, un po' secchina la pelle effettivamente. Quando sei innamorata come cambia la tua quotidianità? Perché allora uno si innamora cambia la propria vita, no? Bisogna sempre saper dividere tutto, il lavoro, gli affetti, tutto. Se ti innamori e non sai fare questo significa che non... Cioè, se ti innamori e non sai fare questo significa che non ti sei innamorato prima di te stesso. Prima sempre tutte le tue priorità e poi sì, per quanto possa farti sentire bene con la persona devi sempre dosare perché altrimenti poi sfoci in quello che non dovrebbe essere. Non ti godi neanche l'altra persona perché inizi a vivere di ansie, di voler fare, assolutamente. Invece tu devi vivere così come va. Poi se c'è un momento, tu quello lì di innamoramento nella quotidianità, te lo vivi, certo. Non si fanno mai gli stessi errori, raga, mi raccomando. Fate mai gli stessi errori, anche se è difficile, però crescere significa questo. Sei saggia. È single. Però sì, almeno questo. Infatti mi vorrei mettere molto alla prova sul mio prossimo innamoramento e vedere se riesco ad applicare ciò. Anche perché sapendo di aver errato nel mio primo. Sbagliando si impara però. Se non ci sbatti la testa, quanto uno può darti consigli. Non possiamo sempre bravi a dare consigli agli altri. Meglio soli, vabbè, ma dipende comunque. Stare soli, bisogna stare soli, amarsi e capire un attimo come costruirsi la propria quotidianità, come stare bene e dividere gli affetti sicuramente. Però io penso che una persona accanto sia bello averla nella vita, ti deve aggiungere sicuramente, non completare, però secondo me non è male. Comunque crema messa anche in grandi quantità, sto assorbita perfettamente. Penso che questa non bisogna risciacquarla in verità. Devo dire la verità,
non male, non male, però dato che io vorrei mettere questa che mettiamo questo, va? Second, mettiamo questo e poi quest'altro per seconda, allora mettiamo questo. Le mettiamo azzurre questa volta? Che l'altra volta le abbiamo messe gold, ditemi voi, gold o azzurre? Il primo commento che leggo metterò quello. Azzurre. Anche se non si abbinano al mio outfit, però io mi vedo molto meglio, mamma mia. Siamo gli azzurri, ma cambiamo un po' anche se non si abbinano. Questo è per l'idratazione, quindi perfetto. Comunque raga, io ogni shooting in verità faccio questa roba qua, e faccio lo scrub 48 ore prima. Importante questa cosa, non so se non lo fanno tutte le mie colleghe o colleghi, lo sapete? Non va bene, va fatto, anche perché così date anche spazio libero a chi dovrà truccarvi e avrete una pelle migliore anche per le make-up artist o i make-up artist. Con quale frequenza faccio questa routine? Quando mi capita, però ogni volta prima di fare uno shooting lo faccio. Lo faccio e anche mio fratello lo fa comunque, anche lui ha fatto degli shooting nella sua vita, anche lui. Ah, questi belli si sono azzeccate belle proprio. Che io non ho capito ancora se si mettono così o al contrario. Dovrebbero andare così, vero, secondo me? O no? O vanno... No, non vanno così. Adesso mi lavo, faccio una bella lavata di denti. Questo blu mi ricorda i denti, il dentista. Io amo la mia dentista, Anna Paola. Bella, bianca. Pulito. Puliti. Adesso devo aggiustare questi denti che mi stanno urtando la vita. E ora devo aspettare. Azzurro ti dona, ma anche ieri, no, l'altro ieri stavo col blu, quando ho fatto la live con le Chamber stavo bene. Però sapete una cosa, secondo me mi dona l'azzurro e il blu soltanto in inverno. Quando sono tanto abbronzata, perché ho la pelle più chiara, quando sono tanto abbronzata mi dona il rosso. Ho capito questa roba. Se sei molto intelligente scrivi un libro. Ma non bisogna essere intelligenti per scrivere un libro, penso più profondi che altro. Però mi interesserebbe scriverlo, ma non perché io sia intelligente, perché magari io posso dare, penso, se dovessi mai scrivere un libro o per raccontare la mia storia, o per raccontare una storia, o per raccontare qualcosa di profondo della mia esperienza. Però a volte non bisogna saper scrivere e essere intelligenti, ma semplicemente comunicarlo ad un bravo scrittore e magari potevo scriverlo per te. Perché io penso che serva sempre fare, cioè bisogna sempre fare le cose fatte bene, e per quanto io possa scrivere di mio, serve sempre anche la parte tecnica di uno scrittore bravo e competente che sappia poi rielaborarlo e riscriverlo come si deve, sempre basandosi sulla mia storia e ciò che i punti di riferimento che io do a lui, lei, non lo so.
Zezé, sono dipendente dai tuoi streaming live, cosa posso fare? Non lo so. Bella domanda, questa è una domanda che non ho mai ricevuto. Tu avresti tanto da dire di bello e profondo. Ma penso qualcosina. Nei miei 23 anni, quasi 24, vabbè sì, qualcosina. Comunque mi piacciono tanto questi patch. Vediamo se vi porto con me. Siamo tutte dipendenti da dicembre. Devo mettere un po' di balsamo labbra della notte. Mettete anche quello, mi raccomando, ve l'ho fatto vedere. Lo potete prendere da Sephora. Il tuo libro andrebbe a ruba, sai? Ma infatti ci sto pensando. Poi io scrivo anche cose un po' sparse nelle note, quindi li devo un attimo raccogliere e capire un attimo quando scrivere qualcosa. La mandibola? Questa cosa della mandibola è di famiglia, abbiamo una mandibola assurda, so perché. Infatti molti mi dicono, ma hai fatto qualcosa? No. La mia mandibolina. Comunque, raga. Si può stare a mezze maniche qua comunque, Com'è stato il coming out con i tuoi fratelli? Allora, Dio, mi dispiace raccontarvelo così, ma io con mio fratello non ho mai fatto coming out. Cioè, è stato un parlare tranquillamente. Cioè, lo so, probabilmente gliel'avrà comunicato mia madre, non lo so. Ma mio fratello è proprio easy. Cioè, easy, easy, easy. Cioè, proprio, forse più easy con lui che con tutti gli altri membri della famiglia. Beh, anche con mia madre e mia sorella sciolta, però all'inizio, la parte iniziale è sempre un po' più dura, un po' per tutti, ma non per qualcosa, perché ci sono dei cambiamenti di visione rispetto a quella che è la società, non rispetto a quello che è il mio orientamento sessuale, e delle preoccupazioni, ma poi a parte questo, tutto top. E mia sorella l'ha presa benissimo, cioè nel senso, ma come mia madre. Per fortuna. Sono molto fortunata, lo so. E so anche quello che stanno vivendo alcune persone che magari vorrebbero farlo e si sentono a disagio o in una bolla da una vita e non sanno come esprimerlo perché hanno paura della propria famiglia e non hanno possibilità magari economica di andarsene, di farsi una propria vita al di là di tutto perché si è piccoli, perché non si è sicuri. Dov'è finito? Gio ci manca. Capito? Avete capito, Gio? Sta studiando, raga, perché si sta per laureare, la verità è questa. Sta studiando, il mio fratellone, e sta dando tante soddisfazioni in generale, ma non a noi, a se stesso, a noi anche, ma viene di default, deve essere soddisfatto lui. Per noi va bene tutto ciò che fa, basta che è felice lui. Si vuole laureare, bene, non si vuole laureare, fa niente, fa cada cosa, basta che lui è felice. Però sì, si sta per laureare. Io sono di questa mentalità qua. E lo sarò anche con i miei figli, Cioè, nel senso, uno deve essere libero. Non è, no, perché uno si deve, come si suol dire a Napoli, atteggiare, no? Si deve pavoneggiare rispetto a quello che si fa. Ma in realtà sta inseguendo i suoi sogni e lo sta facendo benissimo. E sono molto orgogliosa di mio fratello. Molto, molto, molto.
ma al di là della laurea, del percorso che ha fatto, dei sacrifici che fa ogni giorno, e lo sapete anche voi perché anche voi a volte lo sentite, fa tanti sacrifici e quindi se lo merita. E poi sicuramente a novembre ci andiamo a fare un viaggio io e lui, sicuro, perché voglio regalargli un viaggio per la laurea. Il nostro cuore è felice di vederti bene e felice con la tua famiglia. Mua. Grazie Katniss. Joe è un fratello dolcissimo. Oddio, rompe un po' le palle a volte. Che tipo vado in frigo, non trovo più la mia merendina, il mio yogurt o altre cose. Però è una cosa di fare dei fratelli, cioè di default. Ci sta. Ci sta. Però lo amo tanto perché è troppo dolce, apprensivo. Quando magari ti vede un po' più così, dice oh, tutto a posto, cioè è proprio carino e poi non è per nulla impiccione, cioè non si fa le sue cose. Se tu gli vuoi raccontare le tue, bene, basta. Cioè lui è molto così, sta sulle sue e non stressa, non si intromette, è proprio dolce. Joe, infatti, è il fratello perfetto, non voglio dirlo, ma sono stata molto fortunata su entrambi i miei fratelli. Ti confidi più con Joe o con mamma? Mamma, mia madre e mia madre. Mamma dico tutto, però anche a Joe. Quando siamo a tavola io mi confido con entrambi in verità. A volte le sa prima mamma le cose perché Joe comunque ha la sua vita ed è incasinato. Mamma è la mamma, te la trovi sempre. I fratelli comunque hanno la loro vita e invece mia mamma vive in funzione, cosa non esattamente corretta, però vive molto in funzione di noi figli. Quindi me la sono sempre ritrovata su tutto. Adesso sta capendo che deve vivere anche un po' in funzione di se stessa e sono super felice di questo e deve trovarsi i suoi spazi e le sue cose. Però mia madre me la ritrovo su tutto, raga. Sono una super mamma per fortuna. Cioè ogni cosa la chiamo lei, lo sa bene, poi come tutte le mamme italiane, ma non ti credere, è una fortuna perché non è che tutte le mamme sono così come tutti i papà e sono top. Dipende. Quindi chi li ha e li ha con presenza si deve ritenere fortunato. Poi ognuno ha i suoi difetti e non esiste la famiglia del mulino bianco. Ci stanno i momenti di litigi, di incomprensioni, di stress da una parte e dall'altra e ci sta che a volte uno si scontra con i propri familiari, ma ciò non toglie che cioè, dopo 2 ore uno sta amore, cioè pace e d'accordo. Significa che c'è così tanto amore che quando una cosa non va bene va detta. Questa è la famiglia. Io non vado d'accordo con entrambi i genitori, ma Giulia, la verità è che secondo me serve tempo forse a tutti e tre per elaborare delle cose che stanno accadendo nella vostra vita. Magari non vi state incontrando adesso, ma prima o poi vi incontrerete, come può essere domani, dopo una settimana, dopo un mese, dopo qualche anno. Mi è successo comunque con i miei legami familiari. Se avete seguito la mia storia sapete bene, però prima o poi queste incomprensioni le si mettono da parte, vince il bene, l'amore e si trovano dei punti d'incontro, però serve tempo. Il tempo veramente guarisce tutto. Comunque questi patch sono pazzeschi. Molto più belli dei rosa che ho provato e dei gold, perché mi sento una freschezza incredibile. Infatti sto pensando di tenermeli per un bel po' e di non toglierli proprio. Però vorrei mettere anche quell'altro. Vabbè, forse bastano questi, va? Non esageriamo.
Dovrebbe essere così, ma il cambiamento avviene se si vuole, diversamente si perde la testa. Ma per questo serve tempo, perché deve partire da ambedue le parti. Perché una relazione è fatta da... Sweetie Space, che bello! Sto 3. 3, come le perle che ha fatto mamma. Mamma ci chiama le perle, le chiamiamo le sue perle. Ma parlano di caramelle gommose, sti cose, mi magnazza. Sembra caramelle gommose, le mangerei. Ti lascio, la mia sveglia sono alle 5 del mattino. Buonanotte, zia. Buonanotte, Margherita. Mua. Buonanotte a tutti coloro che mi stanno abbandonando, perché a breve vi abbandono anch'io, che domani voglio svegliarmi comunque verso le 8, farmi un restauro. Mi sveglio alle 8, vado a fare colazione. Mi faccio un restauro generale. E vado a fare quello che devo fare. Vado a lavorare. Quanto ami le caramelle, sono sempre nei tuoi pensieri, ma voi non capite, io ho un'ossessione per le caramelle, non va bene questa cosa. Chi è? Uè, chi è? Oriana. Chi è? Voi non potete capire. Io quando ho fatto... Che è Amazon, raga? Raghi. Comunque, raga, quando io ho fatto quell'anno in giro per l'Italia, quando ho vinto Miss Italia, voi non potete capire. Io, a parte che avevo meno paura prima che mo, non capisco perché, forse, boh, non lo so perché. Comunque ne avevo proprio paura. Zero, raga, ve lo giuro, perché forse mi ero così abituata a stare a vivere da sola nel mondo, in 1000 camere d'hotel, non lo so, ostelli, ho fatto di tutto come Miss Italia. Comunque, anche 5 stelle, di tutto. Comunque, raga, ve lo giuro, che le persone, grazie Sweet Space, le persone quando facevano le pulizie, a un certo punto, raga, non chiudevo la porta a chiave perché magari dimenticavo. Entravano, però quando non chiudi la porta a chiave comunque, cioè, si apre, no? Con la chiave, quella là digitale. E alcuni non ce l'avevano neanche, quindi figurati. Comunque, raga, mi entravano sempre in camera di prima mattina mentre io dormivo. Sempre. Io tipo mi svegliavo, ci guardavamo, sorry, e uscivano. Oppure, mi scusi, e uscivano. Sono tipo quei momenti, mamma mia. Mentre dormivo, brutto però, eh. Mi è capitato diverse volte. Quanto è bello ascoltarti. Sei così naturale con i piedi per terra e rimani sempre così. Ho detto piedi, che è successo? Grazie. Puoi andare a bussare a qualcuno e poi scappiamo? No, Yara, chi rama? Tu pensi che io sono così pazzerella? Come vattano, sto solo io, Arachi. Allora se fossi stata tipo Coppatti l'avrei fatto. 100-100. Però adesso no. Ora vi racconto questa storia, poi vi lascio. Raga, ero andata in una camera, comunque d'hotel, no? Avevo affittata per dormire e l'indomani alzarmi, cioè dormire quelle 2 o 3 ore e andare a prendere l'aereo l'indomani. Comunque, ve lo giuro, raga, era finito un evento, vado a dormire. Comunque, raga, 3 ore. Là non sarà apriva la porta, che la stanchezza forte dell'evento, che si erano fatte 3-4 mattine, cioè 3-4 di notte. Comunque ve lo giuro, raga, io no, avevo sbagliato la stanza,
belle e buone, due ragazze dentro. Chi è? Chi è? Chi è? Perché io a un certo punto ho fatto proprio così, no? Si sono cagate, ve lo giuro, si sono sentite secondo me malissimo, perché stavano due ragazze là dentro, io mi stavo pisciando sotto dalle risate, mi pisciai sotto, ve lo giuro, poi sapete che mi stavo pisciando sotto dalle risate. Comunque poi alla fine a correre sono andata nell'altra stanza mia che ho capito che era quella a fianco, ma c'era tutta la tuta in, ma no, ve lo giuro le risate che mi sono fatta là. Mamma mia, stavo piangendo, non mi ricordo neanche dove fossi, talmente che ho girato con quell'anno. Comunque stavo piangendo dalle risate, si sono proprio messe paura quelle due ragazze, le ho fatte spaventare un botto. Ma no, raga, solo io a fare sti fatti, i miei aneddoti in giro per l'Italia. Poverine. Zio di Monella. Rifallo ora. Raghi, la mattina geneparia stasera, bella. Raghi. Raghi c'ha voglia di scherzare questa sera. Ma tu mi fai avere un coccolone e mi fai dare uno schiaffo da qualcuno? Fammi capire. Comunque, raga, vi racconto lo sclero di stamattina di un altro aneddoto. Poi questo veramente poi vi lascio. Sono salita sul treno a Napoli, aria silenzio, quindi abbiamo stati tutti quanti zitti, no? Però ci sta che quando senti l'audio, te lo attacchino all'orecchio, volume bassissimo, lo senti. Stavano persone che stavano parlando al telefono dall'altra parte, stavano urlando sempre nell'aria silenzio. Io stavo così, stavo ascoltando l'audio di mia cugina. A un certo punto questo signore mi guarda e fa, pensavo avesse con qualcun altro. Questa è l'area silenzio, quindi adesso basta, la deve smettere. Io ho detto, chissà con chi ce l'hai, ho fatto pure così io. Comunque, questo bello e buono, ce l'ha con me, ce l'aveva con me. Dopo che stavano facendo un casino là, io stavo sentendo l'audio azzeccata all'orecchio. Comunque io lo guardo, questo avrà avuto 60 anni, non lo so, comunque o 50, non lo so, comunque ridicolo, credetemi. A un certo punto se la prende con me, inizia a sbraitare. Raga, ve lo giuro, a sbraitare, cioè se ci fosse stata un'altra ragazza avrebbe iniziato veramente a tremare. Io comunque lui non aveva capito con chi stava avendo a che fare, perché a un certo punto io urlo più forte di lui. Dico, innanzitutto, stia zitto perché siamo nell'area silenzio, quindi faccia silenzio, uno. E se io stavo ascoltando un audio, me lo può dire me lo può dire dopo due volte, può avere questa reazione, neanche, perché secondo me è un po' troppo esagerata. Ma era mezza volta che stavo ascoltando un audio attaccato al telefono, c'è gente che sta urlando di là e se la sta prendendo con me, ma soprattutto, cioè, si calmi, comunque fa venire tipo il controllore, il controllore che tipo dice signorina, perché capisce che questo non stava bene comunque con la testa. A un certo punto questo piglia e fa tu non hai capito che ti devi stare zitta, sta cretina, ma vaffanculo. E ho detto ma veramente questo, ma come ti permetti? Comunque raga, io alzo la voce a 1000, io alzo proprio la voce a 1000, questo si spaventa come non mai, perché non mi sono alzata perché poi alzarsi, no, stavo sempre seduta al mio posto e lui dall'altra parte. Comunque raga, io inizio ad urlare, cretinacchi, scusi, comunque inizia proprio a urlare, tipo, si girano tutti, perché poi si dovevano girare tutti, dato che questo mi stava aggredendo, già si stavano girando tutti, ho detto no, basta, questo non ha capito che se la vuole prendere con la ragazzina che vede di turno, ma non hai capito niente, amore mio, uomo piccolo, sei un uomo piccolo così. Sei un uomo piccolo, ma così piccolo così, neanche così, piccolissimo, ancora più piccolo così. E a un certo punto vengono dei ragazzi, comunque che passano le persone con i carrellini a portare la roba, snack, drink e acqua, caffè, comunque fanno un sacco di rumore, no? E io dico, ma quindi posso parlare? Perché questa è l'area silenzio, sono stata aggredita prima da quel signore, mi guardano capendo un po' la situazione e prendono molto le mie parti, infatti sono molto
contenta perché, non lo so, però io di solito quando accadono queste cose sono molto ferma e me la so cavare sempre, però questi qua avevano capito che questo non stava bene. A un certo punto loro fanno qualsiasi cosa, chiama, se c'era soprattutto un ragazzo troppo carino, ha detto qualsiasi cosa chiamami, comunque questo, e se ne vanno perché dovevano lavorare. A un certo punto, perché poi dico, io a questo lo denuncio, ma tutto a posto, cioè mi manda a fanculo e mi dà della cretina così, come, cioè da un momento all'altro senza fare niente. Comunque, ma poi se avessi fatto rumore o se l'avessi fatto dopo 2 o 3 volte capisco sta reazione, ma neanche tanto perché non si reagisce così. Comunque, raga, per non farvela lunga, questo PIA mi fa, cioè questo sente altre persone che stavano urlando al telefono, stavano ridendo, soltanto che erano inglesi probabilmente, e quindi lui non sapendo parlare inglese probabilmente, si pia e si è tutto sbattuto e se n'è andato nell'altra carrozza. E tutti quanti ci siamo guardati scioccati. Viene il ragazzo di prima con il carrello e fa tutto a posto, ci siamo preoccupati perché abbiamo notato che quello è un soggetto che non è che sta molto bene. E io ho detto, in verità sì, ha detto è stato troppo carino perché ha fatto vuoi una camomilla? Ho detto no, assolutamente, ho detto sei stato carinissimo, anzi a prendere le mie parti perché comunque raga, in queste circostanze qua, cioè questi sono pazzi, infatti l'ho detto a mia madre ha detto mi raccomando zio di quando scendi dal treno fai attenzione perché va a finire che questo ti fa qualcosa. Ma infatti mi sono dovuta pure guardare alle spalle, ma vedi una ragazza come deve camminare o come si deve sentire perché stanno questi uomini di merda, perché questi sono uomini di merda che si comportano così con le ragazze perché pensano di avere il potere e la supremazia sulle donne. Ma chi cazzo vi credete di essere? Io non lo so. Veramente, guarda, mi ha fatto proprio ingrippare questo stamattina. Mi ha mandato a fanculo e mi ha dato della cretina come se, boh, niente fosse. Io sto sconvolta, veramente sto sconvolta. E uno fa tutte queste iniziative contro la violenza sulle donne. Cioè, questa è una violenza verbale comunque. Cioè, io non lo so. Se fosse stata un'altra ragazza penso che si sarebbe sentita malissimo. Però vabbè, lasciamo stare. E meno male che io sono abbastanza forte su sti fatti, però cioè, mi fa arrabbiare il fatto che se ci fosse stata una persona un po' più fragile, questo cioè, se la sarebbe presa con una ragazza che magari non sapeva neanche affrontare questa circostanza. E quindi mi urta perché io dico, se dovesse succedere ad una mia sorella, che poi mia sorella cioè, se la saprebbe cavare anche molto meglio di me, perché è forte, però mi dà fastidio perché non esiste. Non esiste che fanno così perché poi se fossi stata un uomo voglio vedere se avesse usato gli stessi toni. Se io fossi stata un uomo voglio proprio vedere se avesse usato gli stessi toni. Avrei voluto vedere. Credetemi. Vedi? Comunque se tu fossi stato un uomo non ti avrebbe detto niente. E lo so benissimo, lo so benissimo. E quello è il punto che la gente ancora deve capire. Perché avrebbe avuto FIFA se fosse stato un uomo. Da denuncia, ve lo giuro, raga. Da una parte adesso mi faccio anche una risata, però in quel momento era da denuncia. Perché io non ho registrato, non ho fatto nulla, ma ve lo giuro, se ci fossero delle registrazioni ve le farei vedere, perché capireste veramente quanto è stato sconvolgente quell'episodio di stamattina. Sconvolta. Magari era esaurita e aveva dei problemi, ma sicuramente mi dispiace per queste persone, ma stati a casa e non rompere le palle alle altre persone perché non stai bene e devi stare a casa o fatti curare, perché non va bene, raga, mi dispiace, ma non va bene, perché ma adesso ho urlato e se mi alzavo le mani addosso, cioè. Però se fossi stato un uomo volevo vedere, si stava zitto. Zitto si stava. Vabbè, lasciamo stava. Mi è successa una cosa simile, vedi? Raga, perché non capiscono. Cioè, se la prendono con le donne, soprattutto le ragazzine, perché pensano di poter far paura, non lo so. L'esaurimento non giustifica questo comportamento. Esattamente, Mari, bravissima. Non è una scusa per comportarsi così, sono assolutamente d'accordo.
Bisogna sempre essere educati e cordiali verso il prossimo, anche se hai tutti i problemi del mondo, non te la puoi prendere con gli altri. E poi io sono quella che proprio nell'area silenzio si sta più zitta, perché io scelgo l'area silenzio proprio perché soffro di misofonia, sapete, no? Quindi tendenzialmente sanno che io prendo l'area silenzio. Questo proprio a me mi è venuto a dire, stati zitta, raga, io sto sconvolta. L'educazione in primis, esatto. Non va usata la scusa, sono proprio pericolosi per quello, esattamente. Lì, esattamente. My Wonder Woman. No, raga, ve lo giuro, stamattina mi stava facendo affare per pazza. Questo pensava veramente di mettermi i piedi in testa. Dai, la cosa mi fa arrabbiare è che se fosse stata uomo non si sarebbe mai permesso. Mai! Se la sarebbe presa con un'altra donna, ecco. Il tuo coraggio è un grande esempio, dobbiamo imparare ad alzare la voce in quelle situazioni. Sempre, raga, alzate sempre la voce e chiedete aiuto qualsiasi cosa succeda. Sempre dovete urlare a 1000 per 1000, dovunque voi siate, urlate e fatevi dare una mano quando ci sono questi orsi in giro per il mondo. Ecco, tutto il rispetto per gli orsi, che sono veramente degli animali stupendi. Io parlo soltanto in momenti di rabbia, dove in teoria noi dovremmo essere degli animali pensanti, ma in realtà si riducono ad essere no animali, ma neanche animali, ma bestie. Lasciamo sta. Però veramente assurdo, ecco. Anzi, mi chiedo scusa agli orsi. Sono troppo cuccioli e carini. Però ve lo giuro, una bestia. Come si è rivolta a me. Però sono stata anche fortunata perché c'era un ragazzo che mi ha aiutata tantissimo, perché mi ha supportata a livello morale. Cioè, quel buona camomilla mi ha tranquillizzata, perché avevo qualcuno che stava lì con me. Quindi sono stata tranquilla, soprattutto un uomo che magari poteva, che ne so, questo che cosa mi poteva fare, stava bene. Orsi proprio no, infatti no, orsi è un sacchiotto, quindi no. Bestia sì. Vabbè, lasciamo stava. Veramente questa mattina questo mi ha fatto... Mi voleva rovinare la giornata, ma non ci è riuscito, perché poi avete visto come stavo. Siamo considerate da questi esseri come inferiori quando va fatta educazione sociale. Infatti, sono d'accordo. Quello è il punto. Ma no perché uno vuole fare vittimismo, perché raga, succedono tante cose. Bisogna fare attenzione, mi raccomando, urlate e chiedete aiuto, perché queste bestioline ce ne sono in giro. Io le chiamo bestioline. Le denomino così. Se ti vogliamo abbracciarti, come facciamo? Mua. Raga, io dopo questo aneddoto divertente e un altro spiacente, vabbè, che mi è successo stamattina, spiacente, perdonate. Dopo un aneddoto divertente e uno spiacevole che mi è accaduto questa mattina, vi abbandono, perché oggi è alla va e domani inizia una bella giornata, inizia una giornata top lavorativa, e sono super felice veramente di parlare con voi, di stare un po' con voi come sempre e di trascorrere del tempo con voi. Io mi tolgo le patch e con il mio visino bello curato, con meno occhiaie, con le lentiggini che si vedono e con questi capelli luridi che adesso andrò a lavare, vi do la mia buonanotte. Ciao! Grazie mille sempre per seguirmi, per supportarmi e per esserci sempre. Ciao! Thank you to everyone for following this live. Gracias a toda la gente que miró esta live. Ciao bellezza!